Mm. Mm. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E oggi parliamo di Halloween. Oggi, a pochi giorni da Halloween, facciamo un video dove vi racconto un po' come funziona e come è visto Halloween in Italia. Halloween o Halloween? In realtà anche dagli anglofoni un po' sento dire Halloween, un po' sento dire Halloween. Ditemi magari se siete inglesi o americani, voi nei commenti come lo pronunciate Halloween. Credo che venga da All Hallows Eve, giusto? Una cosa del genere. Anche se a dire il vero, qua in Italia raramente sentirete dire Halloween con la H aspirata iniziale, di solito si dice Halloween, perché questo forse ve l'ho già spiegato in qualche altro video, noi italiani di solito tendiamo a eliminare la H aspirata dalle parole inglesi, quindi Halloween lo sentirete pronunciare Halloween da persone che magari come me un po' parlano inglese, quindi si sono abituate a sentirlo in questo modo e quindi a ripeterlo così. Quindi normalmente in Italia sentirete dire cosa fai ad Halloween? Fra l'altro state attenti, cosa fai ad Halloween? Perché questa è una cosa interessante. Noi quando abbiamo in italiano due vocali con lo stesso grado vocalico, e qui questo non è il video per fare una spiegazione di grammatica, però sapete che in italiano abbiamo 5 vocali, 7 in realtà se contiamo aperte e chiuse, comunque 5 mettiamo A, E, I, O, U e ci sono i gradi vocalici, quindi la A ha un grado, la E ha un grado un po' più alto, la I, la O e la U a salire. E quando si incontrano due vocali dello stesso grado, come cosa fai a Halloween? La pronuncia è cacofonica, si dice, no? Dal greco antico kakos, vuol dire cattivo, cacofonica, che suona male. Quindi si mette in mezzo una D che si chiama D eufonica. Eu in greco vuol dire che suona bene, no? Eufonica, che suona bene. Eu vuol dire bene, questo avverbio greco. Vedete, mi ricordo ancora qualche cosa del greco antico, eh? È stato utile studiare greco antico al liceo e all'università. E diciamo, cosa fai ad Halloween con la D eufonica in mezzo? Tante volte in realtà usiamo la D eufonica anche con vocali di grado diverso ma simile, ad esempio con la A e con la E, anche se in realtà è meno indicato. Tanti dicono che è sbagliato mettere la D eufonica tra vocali con grado diverso, tranne in alcune formule fisse, ad esempio, vedete, ad esempio, ad esempio. La A e la E hanno due gradi vocalici diversi, però questa in realtà è una formula fissa, non si può dire a esempio, non esiste proprio, suona male, e nella formula fissa va bene. Normalmente quando costruite una frase voi, non con modi di dire, la A e la E non richiederebbero la D eufonica, però vabbè, non stiamo qui adesso a... che poi il video viene sempre di 40 minuti, questa volta voglio farcela, tenerlo breve. Che poi questa in realtà è una regola che non appartiene solo all'italiano, sono fenomeni linguistici che vanno al di là della singola lingua, in tante lingue, anche nell'inglese. Pensate ad esempio se io dico the cat o se dico the enemy, vedete che c'è questa I, questa sorta di I in mezzo, the, perché a seconda della parola, per poterla pronunciare meglio, si introducono degli elementi eufonici. Questa è una cosa linguistica, ma chiusa parentesi come si suol dire, passiamo oltre. Quindi oggi vi parlo di Halloween, di questa festa che ormai tutti conosciamo e festeggiamo, ma che in realtà fino a pochi anni fa in Italia era praticamente sconosciuta questa festa. E quindi ho detto dai, facciamo un bel video su Halloween e così vi spiego bene un po' di cose. L'anno scorso ho fatto un video di Halloween, quest'anno faccio un video su Halloween. Ragazzi, vedete come una preposizione può cambiare la sfumatura di significato. L'anno scorso ho fatto un video di Halloween. Fare un video di Halloween vuol dire fare un video a tema Halloween, un video nell'atmosfera di Halloween. Infatti non era un video in cui vi parlavo di Halloween, ma era un video in cui vi raccontavo una storia paurosa nell'atmosfera di Halloween, no? Era un video di Halloween. Quest'anno voglio farlo su Halloween, cioè vi voglio proprio parlare di Halloween, vi voglio spiegare delle cose su Halloween. Quindi non dico un video di Halloween, potrei dirlo, ma è più preciso dire un video su Halloween.
E queste ragazzi sono sfumature, non sono regole, perché ad esempio posso dire indistintamente parlare di un argomento o parlare su un argomento, quindi vedete che vogliono dire la stessa cosa, ma con certi termini, ad esempio con i nomi delle feste, se io dico fare un video su Natale, anzi sul Natale, anche qui su Natale non si dice sul Natale, fare un video su Pasqua o sulla Pasqua, vuol dire fare un video in cui io vi parlo di questa festività, no? Invece fare un video di Natale, fare un video di Pasqua vuol dire fare un video a tema Natale, a tema Pasqua, no? Quindi ragazzi, voi queste cose non dovete prendere appunti e studiarle perché non sono regole, è quello che vi dico sempre. Mentre nel metodo grammaticale traduttivo l'insegnante è un'autorità che vi spiega le regole e voi dovete prendere appunti, no? Quando si usa di, quando si usa su, ma non funziona così perché la lingua vedete che è complessa, si tratta spesso di sfumature, con una parola utilizziamo un'espressione, con un'altra che a voi può sembrare la stessa, in realtà ne usiamo un'altra e la sfumatura cambia e è impossibile studiarle queste cose in modo razionale anche se la grammatica cerca di spiegare le cose in modo razionale. Si possono desumere delle regole molto spesso, ma per poter usare la lingua in modo fluente bisogna queste cose interiorizzarle e lo si può fare solo con l'ascolto e con la ripetizione. E il mio compito, essendo io un insegnante che vi insegna con il metodo naturale, il mio ruolo non è quello di essere un'autorità. L'insegnante nel metodo grammaticale traduttivo è un'autorità che vi corregge e che vi insegna le regole. Nel metodo naturale che utilizziamo noi, l'insegnante è un amico che vi parla, che vi fa da modello della lingua e voi interiorizzate, no? E io queste cose ve le faccio notare proprio per accelerare il vostro apprendimento, perché magari non le notereste, oppure dovreste ascoltarle molte più volte per iniziare a notare queste sfumature, mentre se io razionalmente ve le spiego, le notate più velocemente, ecco. Quindi chiusa anche questa nota grammaticale, andiamo finalmente avanti e iniziamo a parlare di Halloween. Adesso non vi sto a fare ragazzi lo spiegone, come si suol dire. Fare uno spiegone vuol dire, è un termine molto colloquiale, fare lo spiegone vuol dire fare una spiegazione complessa e pedante, no? Non è questo il nostro scopo. Sapete che Halloween è una festa di origine celtica che indicava la fine dell'anno agricolo ed era il periodo in cui il confine fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti si assottigliava, no? Per così dire. Poi gli irlandesi e gli scozzesi portarono questa festa negli Stati Uniti, dove diventò quella che tutti noi oggi conosciamo, no? Con le zucche, con i travestimenti, con dolcetto scherzetto, e è diventata la festa che poi si è internazionalizzata e che tutti oggi festeggiano come Halloween. Fra l'altro, come accade spesso anche per altre festività, quando iniziò a diffondersi il cristianesimo in Occidente, la Chiesa cristiana andò a sovrapporre a queste festività pagane le sue festività, tant'è vero che in Italia e in molti luoghi l'1 novembre e il 2 novembre sono rispettivamente le feste di Ognissanti e dei defunti. Ognissanti, no? Sono due parole unite in una sola parola, vuol dire tutti i santi, la festività di tutti i santi. E il giorno dopo, il 2 novembre, è il giorno dei defunti, il giorno dei morti, cioè le persone di solito vanno al cimitero, che adesso a qualche giorno dal 2 novembre è già di solito addobbato con fiori, piante, per le persone che poi si preparano ad andare a commemorare i propri defunti. Quindi anche qui c'è questa cristianizzazione, è difficile da dire, cristianizzazione delle feste popolari, delle feste pagane. E come dire, il denominatore comune, se vogliamo, il simbolismo comune, è quello del rapporto fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, in un certo senso, no? Però davvero, ecco ragazzi, non voglio farvi lo spiegone pedante, queste cose andate a cercarvele su Wikipedia, non so, chiedetele a ChatGPT, quello che volete, però io vi voglio parlare oggi della mia esperienza autentica come italiano, di come noi realmente percepiamo Halloween qui in Italia. E inizierò col dirvi che quando io ero giovane, sono ancora giovane, ma quando ero diciamo ragazzino, negli anni 90,
praticamente non si sentiva parlare di Halloween. Io mi ricordo che quando avevo 14-15 anni nessuno in Italia festeggiava Halloween ed è stato probabilmente proprio verso la fine degli anni 90 che si è iniziato a sentire parlare di Halloween in Italia in modo più consistente, probabilmente soprattutto a causa del fatto che lo si vedeva nei film americani, nelle serie TV americane. In Italia, come in molti paesi occidentali, molti dei film e serie TV che guardiamo e che guardavamo già negli anni 90 erano e sono di importazione americana, provenivano dagli Stati Uniti e quindi è lì che abbiamo iniziato probabilmente a vedere e a sentir parlare di Halloween. E poi, come in tutte le cose, no, c'è il fenomeno dell'emulazione, quando tu vedi qualcosa che ti piace, di originale, di nuovo, che non hai mai sentito, vuoi anche tu fare quella cosa. E qui stiamo parlando però degli anni 90, quando il fenomeno era ancora limitato. Quindi si iniziava a sentire nei film, nei cartoni animati, nelle serie TV, quindi magari poi qualche negozio iniziava timidamente a proporre qualcosa, qualche decorazione, qualcuno iniziava a parlare di Halloween, ma il vero boom, il momento in cui Halloween ha iniziato veramente a essere molto diffuso in Italia, è stato il periodo dei social network, il periodo in cui i social, in italiano diciamo social, ecco anche qui vedete gli anglicismi. In italiano diciamo proprio social perché non abbiamo una parola italiana per dirlo. In spagnolo ad esempio lo spagnolizzano come che dicono las redes sociales. Invece noi in italiano diciamo i social, che è abbreviazione di social networks, e questa C non la pronunciamo all'inglese, ma la pronunciamo proprio C, social. Quindi qui perdonatemi l'anglicismo, ma perché la parola italiana non esiste, diciamo proprio i social. E dicevo, ha iniziato a diffondersi Halloween tantissimo con i social, no? Con Facebook, con YouTube, poi è arrivato Instagram, TikTok e infatti siamo dopo i primi anni 2000, da lì 2006-2007 che c'è stato il boom dei social, poi da lì è stata una valanga, no? Oggi si può dire che in Italia i ragazzini, i giovani, tutti quelli delle nuove generazioni festeggiano Halloween. Per loro è una festa, chiamiamola nativa, mentre per i nostri anziani, per i nostri nonni, per i nostri genitori è sempre stata una festa. Allora, per i nostri nonni si può dire che non esistesse Halloween, per i nostri genitori è una festa vista come una festa esotica, una festa importata dagli Stati Uniti, una festa puramente commerciale e consumistica, perché loro hanno visto proprio, no? Come è nata, come è arrivata. Per la mia generazione, che è quella di mezzo, anche oggi lo diamo per abbastanza comune, assodato, però mi ricordo ancora il momento in cui non c'era e più o meno ho ben presente come è stato il percorso. Quindi mi rendo conto dell'origine di Halloween e di come, no, sono andate le cose, come siamo arrivati qui. Mentre per i ragazzini di oggi, per quelli che oggi hanno 7, 8, 10, 15 anni, non si rendono probabilmente neanche conto perché loro ci sono nati dentro, per cui per loro Halloween è scontato. Il 31 ottobre è Halloween e effettivamente sì, è una festa in Italia puramente, non mi piace dire puramente commerciale, nel senso che sì, è una festa commerciale. Cosa vuol dire una festa commerciale? Vuol dire che è l'occasione di far girare un po' l'economia, come si suol dire in gergo, cioè è l'occasione per i negozi per vendere tutti i gadget di Halloween, ma più che commerciale, il termine giusto è una festa così per divertirsi, cioè i giovani italiani che oggi il 31 ottobre girano la sera per le case a suonare i campanelli, a fare dolcetto scherzetto, non è che lo fanno perché hanno interiorizzato questa festa, sanno cosa vuol dire, conoscono il simbolismo. Se chiedi a 20 ragazzini che fermi per la strada, raccontami cos'è Halloween, cosa simboleggia, cosa significa, da dove origina, probabilmente 19 su 20, per non dire 20 su 20, non ne hanno la più pallida idea, sanno solo che il 31 ottobre è bello, ci si diverte perché ci si traveste, perché si esce, si fa dolcetto scherzetto. Per quelli magari un po' più grandi che hanno 20 anni, 25 è bello perché si esce, si fa festa, si va in discoteca travestiti, no?
e tutte queste cose, cioè è un'occasione per far festa, così la vedono gli italiani. Ora io non so in realtà come poi la vedano i ragazzi negli altri paesi, negli Stati Uniti, negli altri paesi del mondo. Probabilmente immagino, oso sospettare che sia qualcosa di simile, ecco. Però io vi posso dire l'esperienza mia da italiano, che è questa sostanzialmente. Fra l'altro una cosa molto interessante e curiosa dal punto di vista culturale è che esistono poi molte tradizioni invece originali italiane, anche molto antiche, che richiamano molti aspetti di Halloween anche senza sapere nulla di Halloween. Ad esempio mi possono venire in mente la Notte delle Anime in Sardegna o le lumere in Lombardia, le lumere, le zucche intagliate molto prima di Halloween, oppure in molti paesi, in molte regioni del sud Italia, i morti che portano i dolci ai bambini, no? I bambini trovano i dolci lasciati dai morti. Tutti questi rimandi culturali fra culture apparentemente separate e diverse che hanno come una sorta di base, di richiami comuni, no? Molto interessante. Quindi Halloween è anche un esempio bello di come le tradizioni culturali cambiano, viaggiano e si mischiano tra culture apparentemente lontane e apparentemente diverse. Ed è anche un esempio di come molto spesso si dice che noi ad esempio guardiamo i social e vogliamo emulare le altre culture, no? E viene vista questa cosa, viene sempre detta come una cosa negativa. Io in realtà sarò forse controcorrente, ma non la vedo come una cosa negativa. Sarà perché io sono una persona comunque molto aperta, molto internazionalizzata per così dire, ma io lo vedo come una cosa, come una tendenza proprio naturale dell'animo umano e della mente umana, quella di voler essere aperta e curiosa e voler emulare, richiamare a sé, imitare cose belle che vede, che gli piacciono, che lo incuriosiscono, no? E succede molto spesso, non solo con Halloween, ma con tantissime cose che in Italia fino a 20 anni fa non esistevano. Ve ne potrei citare tante, ma ad esempio in Italia, ad esempio, nessuno fino a 20 anni fa faceva cose come il gender reveal, no? Quando nasce il bambino, questa festa dove poi si rivela il genere del bambino, è maschio e femmina. Questa cosa l'hanno vista tutti con i telefilm americani, sui social, eccetera, e probabilmente a molti è piaciuta e ce ne siamo appropriati culturalmente. Si usa sempre il termine appropriazione culturale come qualcosa di negativo, in realtà non è un'appropriazione. Le culture viaggiano, no? Le culture sono aperte, tutto il bello delle altre culture, chi lo vede poi inizia a farlo, inizia ad imitarlo. E quindi su tante cose noi italiani, io mi ricordo che negli anni 90 tantissime cose che oggi sono normali, proprio si può dire che non esistessero, non esistevano proprio. Fra l'altro c'è da dire che noi in Italia gran parte della nostra influenza culturale viene dai paesi occidentali, ma soprattutto dagli Stati Uniti. E perché? Perché tutti quelli che sono i media che dagli inizi anni 2000 a oggi hanno dato una enorme spinta all'internazionalizzazione delle culture e delle usanze, sono di origine americana. Però non dimentichiamo che poi in realtà oggi c'è tutto un altro mondo parallelo altrettanto grande e altrettanto affascinante che è ad esempio quello delle culture orientali. Non dimentichiamo che oggi c'è la Cina, che è un paese enorme di 1 miliardo di persone, che sta crescendo tantissimo e che ha una cultura millenaria e una cultura super affascinante, che noi praticamente in Italia e in molti paesi occidentali quasi non vediamo. Perché non la vediamo? Perché tutti i film, i telefilm, i social media sono occidentali, sono statunitensi o occidentali, mentre la Cina ha i suoi social che noi neanche conosciamo, non conosciamo i nomi, ma sono altrettanto grandi, con numeri altrettanto importanti. Ad esempio ricordo quando ero stato in Russia non c'era Facebook, ma tutti utilizzavano VK,
che era praticamente una sorta di Facebook. Questo è un esempio che ricordo che mi aveva colpito. Quando ero stato a San Pietroburgo ero passato davanti alla sede proprio di VK. E la Cina ha appunto anche lei i suoi social, ha tutti i suoi canali, le sue chat, no? Non hanno WhatsApp, ma ne hanno, adesso i nomi non me li ricordo sinceramente. Quindi sono 1 miliardo di persone che vivono in una sorta di mondo parallelo altrettanto bello e interessante, e io da persona che comunque è aperta al mondo lo trovo una cosa estremamente affascinante, estremamente affascinante. E quindi chi lo sa, magari che fra 20 anni sarò qui a farvi un video, magari con la barba un po' più bianca, con qualche ruga in più, a farvi un video su nuove festività importate dalla Cina, chi lo sa. Ma chiudiamo raccontandovi un po' in Italia cosa si fa ad Halloween. Cosa si fa in Italia ad Halloween? Niente di nuovo e di diverso rispetto a quello che già tutto sommato sapete che si fa negli Stati Uniti e negli altri luoghi, cioè i bambini la sera, i bambini, i ragazzi, i giovani di solito, ecco, escono, si travestono, no? Si mettono la maschera, si truccano, si vestono spaventosi e girano per le case a fare quello che in italiano si chiama dolcetto o scherzetto, no? La traduzione di treat or trick in italiano è dolcetto o scherzetto, quindi suonano i campanelli e dicono dolcetto o scherzetto, e le persone escono e regalano qualche dolce, qualche dolcetto, caramelle, cose di questo tipo. E non tutte le famiglie, perché poi anche qui, essendo proprio appunto una festa che gli adulti non tutti capiscono, non tutti festeggiano, ci sono quelli che proprio sono, noi in gergo diciamo no, sono gasati, gasati è un termine colloquiale, informale, vuol dire essere super nell'atmosfera, no? E allora loro si aprono i bambini, gli danno le caramelle, eccetera. Ci sono proprio quelli che invece di Halloween non ne vogliono sapere, anzi lo vedono come un fastidio, no? Dicono ah, che scatole, stasera chiudono tutto, no? Per paura che suonino, fanno finta di non esserci. Ci sono questi due estremi. E i ragazzi invece, vi dicevo, un po' più grandicelli magari si travestono e vanno in discoteca, vanno a far festa, insomma. Gli adulti molto meno. Anche qui poi però in realtà bisogna vedere, perché ci sono le persone, quelle magari un po' chiuse, un po' riservate, introverse, che non amano andare in giro, travestirsi, fare Halloween. Ci sono invece quelli festaioli, no? In italiano diciamo festaioli, le persone che amano far festa, che amano divertirsi, quelle più estroverse, che ogni occasione è buona, no? Come diciamo in italiano, ogni occasione è buona per far festa. E quindi, come si suol dire, si buttano mani e piedi dentro Halloween, si buttano mani e piedi, cioè vuol dire ci si buttano dentro tutti, no? E vanno anche loro a far festa travestiti. Poi nei paesi, magari specialmente in provincia, nei piccoli paesi, si uniscono elementi della festività di Halloween ed elementi locali, quindi magari ad esempio il giorno di Halloween o la sera, il pomeriggio di Halloween si possono fare magari sfilate in paese o eventi o festeggiamenti in oratorio. Voi sapete cos'è l'oratorio? In Italia, nei paesi italiani, c'è questo oratorio che è un'istituzione della Chiesa che accoglie i giovani. È un po', adesso è difficile spiegare cos'è l'oratorio, perché dovrei farvi tutta la storia di come è nato, ma non voglio complicarvela. Oggi se venite in Italia e sentite un ragazzo che dice con i suoi amici andiamo in oratorio, l'oratorio è questo luogo che di solito è accanto alla chiesa o nei pressi della chiesa, gestito appunto dalla chiesa, dal parroco, dove di solito c'è un piccolo bar, ci sono dei giochi, c'è il biliardino. Ricordo quando ero ragazzo io c'erano i videogiochi, oggi i videogiochi non ci sono più perché tutti abbiamo in casa, no? la PlayStation, eccetera. Ma all'epoca mi ricordo andavamo in oratorio a giocare con i videogiochi, quelli proprio quelli grandi, quelli che si utilizzavano una volta, no? C'erano all'oratorio, c'erano in pizzeria di solito, nelle sale giochi. E quindi è un po' una sala giochi, un luogo di divertimento, spesso c'è il campetto da calcio, un luogo di ritrovo e aggregazione per i giovani, sotto l'ala protettiva, sotto l'egida, egida questo parolone, no? Sotto quindi la protezione e la guida della Chiesa, diciamo. Quindi ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi davvero quello che Halloween rappresenta per noi italiani e come lo vediamo e cosa è, con gli occhi di un italiano, Halloween o Halloween come lo chiamiamo noi in Italia.
Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti, scrivete ragazzi, ditemi anche da voi come si festeggia, se c'è qualche particolarità tipica del vostro paese che è diversa, mi fa piacere davvero saperlo. E io vi saluto e al prossimo video. Ciao!